Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche affettive per la prima parte di giugno. Grazie. Abbiamo la Torre, amici del Sagittario. La Torre parla di cambi imprevisti, normalmente sono bruschi e non proprio semplici. La Torre parla di una caduta dell'ego per qualcun altro magari mi parlano di macchina, quindi potrebbe rompersi la macchina, quindi fate attenzione, portatela dal meccanico prima di ritrovarvi in mezzo all'autostrada. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che sono previsioni generali, sono fatte per un collettivo, può essere che non risuoni tutto, prendete solo quello che vi serve. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare, queste sono troppe, il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e per chi volesse contattarmi trovate anche la mia mail. Questo tipo di lettura è una lettura che guarda, i movimenti affettivi a 360 gradi, quindi quelli romantici, quelli familiari, quelli di amicizia e quelli lavorativi. Vi invito quindi a rimanere fino alla fine del video perché, estrarrò qualche carta in più per i single, per le persone che sono in relazione e anche per le persone che hanno una relazione diversa dalle prime 2, uno stato diverso dai primi 2. Quindi magari che sono in una relazione a distanza, clandestina o in separazione. Bene. Allora, cominciamo con la carta della luna, proseguiamo con un 2 di bastoni al contrario, abbiamo il mago, abbiamo la sacerdotessa, abbiamo un 2 di coppe, la regina di bastoni al contrario e il sole al contrario. La carta della luna può far riferimento a qualche cosa, qualche avvenimento, qualche paura del passato, normalmente è collegata al subconscio, quindi a qualche cosa di molto profondo, che ritorna a galla in qualche maniera. Il 2 di bastoni al contrario, io credo che faccia riferimento al fatto che se questa torre c'è già stata per qualcuno, e io credo di sì, perché comunque alla fine della lettura è piuttosto bella, io credo che sia già superata per molti, però c'è questa fatica, questa difficoltà con il 2 di bastoni, ehm, al contrario, a guardare al futuro, cercare magari di farsi delle idee su come potrebbe andare. C'è la carta del mago dopo, quindi io qui sento che qualcuno sta cercando di manifestare qualche cosa, vorrebbe fare qualche azione, qualche movimento concreto, probabilmente appunto verso il futuro, ma avendo la sacerdotessa sento che è come se non si fosse completamente in contatto con il proprio intuito. Sia la sacerdotessa che la carta della luna sono 2 carte di forte introspezione. Una parla magari di più di subconscio, l'altra di inconscio, però fondamentalmente si tratta del dialogo che avete col vostro sé profondo. Abbiamo poi un 2 di coppe, quindi nel caso non abbiate nessuno, potrebbe essere che inizi una nuova relazione, una nuova conoscenza o se magari già state frequentando qualcuno, può essere che, la relazione vada al passo successivo. Abbiamo la regina di bastoni al contrario e il sole al contrario. Per molte persone questo tipo di relazione, anche se andrà a ad approfondirsi io direi, diventerà qualcosa di più stabile, di più riconosciuto, di più ufficiale se vogliamo. Con queste 2 carte al contrario sento che, ehm, parte con poco entusiasmo, mi verrebbe da dire, ma io credo che sia dovuto a queste paure e a questa fase della torre che vediamo lì. Andiamo a spiegare le carte, vediamo la luna per piacere, grazie.
Allora, la luna è spiegata da un 10 di denari, da un 6 di coppa al contrario e da un 7 di pentacoli. Allora, qui per un gruppo di voi sento che la luna è collegata alla paura di non riuscire a creare una famiglia. Per qualcuno c'è la paura di non riuscire fisicamente a rimanere incinta, perché il 7 di pentacoli fa riferimento anche a quel tipo di attesa, okay? Per altre persone abbiamo anche il 6 di coppe che fa riferimento, come la luna, a qualche energia del passato, potrebbe essere qualche fratello, mi parlano di cugini, che magari non si incontra da tanto tempo e si sta aspettando semplicemente di incontrare questa persona. Andiamo avanti, vediamo questo 2 di bastoni al contrario, per piacere, grazie. Abbiamo la carta degli amanti, abbiamo il 3 di pentacoli e un 10 di bastoni. Quindi probabilmente quello che non si riesce a vedere, con questo 2 di bastoni al contrario, è proprio la possibilità di creare qualche cosa in un futuro. Qui abbiamo un 10 di bastoni, c'è la necessità di lasciarsi indietro determinate aspettative, determinati pesi, determinate responsabilità. Anche il 3 di pentacoli fa riferimento alle responsabilità. E qui, avendo comunque, la carta degli amanti al contrario, mi parla di quello che è un disequilibrio in realtà in questa situazione o in questa relazione. Andiamo a vedere il mago, per piacere, grazie. Abbiamo un re di pentacoli al contrario e un 5 di bastoni al contrario. Io credo che si voglia cercare di creare quello che qua non si riesce a vedere, ma qui si sta cercando di manifestare. Il punto è che ci sono comunque dei battibecchi, dei conflitti che potrebbero essere interiori o magari con, il partner o la partner, o magari, visto che qui comunque avevamo un 10 di denari che parla di famiglia, potrebbe essere, qualche tipo di divergenza. Direi, visto che abbiamo un re di denari che potrebbe essere una figura maschile, potrebbe essere un padre, potrebbe essere, una persona comunque alla quale voi fate riferimento. Per qualcuno potrebbe, mi parlano di avvocato. Okay, andiamo a vedere la sacerdotessa. L'appeso al contrario è un 6 di spade, quindi qui si tratta semplicemente di tempo, è una questione di tempo il fatto che voi riusciate a prendere contatto con quello che è il vostro reale desiderio. La carta della sacerdotessa parla anche di sogni, come anche la luna, quindi, sono più i sogni che si fanno ad occhi chiusi, quindi di notte. Fate attenzione a quello che sognate perché magari da lì arriva qualche messaggio. Per il resto sento che con la questione che con l'appeso, diciamo, e il 6 di spade si deve fare un lavoro sul lasciare indietro, un po' già come vi dicevano qui, le aspettative degli altri fondamentalmente. Sento che c'è una questione di disarmonia all'interno di questa relazione o di questa situazione per quello che riguarda delle responsabilità familiari, okay? Nel caso in cui, facciate difficoltà a rimanere incinta o comunque vogliate questo tipo di realtà, ma non arriva perché qualcuno dei 2 non si prende la responsabilità, qui si va verso lidi migliori. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Abbiamo l'imperatore al contrario e di nuovo la sacerdotessa. Io credo che sia più una questione di, ascendente sull'altra persona da un punto di vista spirituale, più che materiale. E comunque anche come nuova relazione o come nuovo approccio all'interno di questa relazione, io credo che quello che voi, cercavate di manifestare, la persona magari che voi volevate creare, insomma, era un re di denari, ma alla fine ragazzi diventa un imperatore. Quindi io sento che si va verso la crescita, verso l'espansione. Probabilmente
Questa torre io davvero credo che ci sia già stata, oppure potrebbe essere rappresentata da questo 6 di spade che mi parla comunque di un allontanamento, di una rottura di qualche credenza limitante, di qualche aspettativa, di qualche tipo di responsabilità che gli altri fanno ricadere su di voi, ma che non è vostra. Mi parlano di una discussione che c'è stata, probabilmente qualcuno ha discusso e ci si sta buttando addosso le colpe. Fatemi vedere opla, la, regina di bastoni al contrario spiegata dalla carta del sole e dal re di bastoni. Beh, io non avrei molti dubbi, nel senso che se la vostra è già una coppia consolidata o nel caso in cui dobbiate conoscere qualcuno, potrebbe essere proprio quella che è la coppia per destino, perché abbiamo re e regina di bastoni con un bel sole in mezzo, che fa riferimento anche qui ai figli e anche qui abbiamo il sole, ragazzi, quindi può essere un buon periodo giugno per quello che è il concepimento, se non è il concepimento in senso fisico, può essere il concepimento dell'idea di allargare la famiglia, okay, però sento che, potenzialmente è una coppia predestinata la vostra. Andiamo a vedere questo sole al contrario, per piacere, grazie. Abbiamo un 4 di pentacoli e il 9 di pentacoli, quindi io sì ragazzi, sento tanto appagamento alla fine della stesa, sia da un punto di vista, della passione, del fuoco, abbiate 2 volte il sole, c'è veramente la torre v'ha fatto bene insomma, okay? Vi ha fatto bene, vi ha dato la possibilità di tagliare quello che non vi serviva più, magari era proprio questa sensazione di, non essere all'altezza di cui vi parlavo qua, o di non riuscire mai a e si va verso quello che è il compimento di una relazione, nel caso non abbiate nessuno, di una relazione appagante, nel caso abbiate già qualcuno. C'è il 9 di pentacoli che è veramente la carta. Io sento è la carta dell'appagamento, è anche la carta dell'indipendenza, in realtà. Quindi per certi versi è come se si fosse molto attaccati a quello che è la propria indipendenza, o ci si tenesse stretti il risultato, la ricchezza che si raggiunge a fine stesa, okay? Comunque, sono belle carte. L'inizio è un po' così, ma secondo me dipende da questa torre che abbiamo visto lì. Si va verso la presa di consapevolezza. La carta dell'appeso comunque vi dà che guarda caso è proprio sotto la sacerdotessa, vi dà, l'occasione di rivedere anche un pochettino le cose, no, mhmm, sì, c'è queste qui bisogna destrutturare, bisogna togliere quello che è degli altri. Questa carta 6 di spade fa riferimento soprattutto a quello che è la madre, a quello che sono le credenze che ci ha instillato la madre. Per qualcuno fa riferimento anche ai problemi che si hanno con la madre, okay? Va bene, andiamo a vedere per i single qualche messaggio in più. La morte, un 5 di pentacoli, vediamo che altro vi danno. Cavaliere di spade e re di bastoni. Allora, di nuovo, qui con la carta della morte si ha un po' questa energia distruttiva della torre, quindi qualcuno ha fatto dei tagli. Abbiamo un 5 di pentacoli, parla di perdita, normalmente una perdita di tipo economico, ok? Però io vi dico che alla fine della stesa, se questa era una perdita, può parlare anche di codipendenza in realtà, la carta del 5 di pentacoli. Di qualcuno che preferisce di rimanere lì dov'è piuttosto che uscire da fare qualche cosa in modo attivo. Però poi vedo che la questione cambia, l'energia cambia. Queste 2 figure potrebbero rappresentare 2 persone diverse che potrebbero entrare nella vostra vita, okay, magari una è un re e l'altro un imperatore, quello me lo direte voi. Qui sono rappresentate poi come un cavallo e un re di bastoni. Io vi ricordo che il re di bastoni era già uscito anche qui. Quindi potrebbe essere che conoscerete qualcuno, anche più di una persona, dopo aver dopo che il taglio della torre o della morte sono arrivati fondamentalmente,
ok? Il consiglio personale è di prendervi un tempo tra una relazione e l'altra e di non iniziare con troppa irruenza, perché comunque il cavaliere di spade, se non raffigura una persona per voi, se non rappresenta qualcuno che magari conoscerete, potrebbe rappresentare un atteggiamento anche un po' arrogante, un po' fastidioso. Quindi sapete che quando uno si impunta su una cosa, diventa quasi ossessionato. Ecco, forse quello è un po' troppo, il fatto di voglio una famiglia. Per farvi degli esempi, eh. Ok, andiamo a vedere le persone che sono già in una relazione. Wow, regina di coppe. Vediamo che altre carte escono. Wow, regina di coppe, re di coppe. Qua sono uscite regina di denari, re di denari. Bellissime, quindi vedo che state comunque bene, che c'è tanto amore, quel due di coppe che c'era qui, io lo rivedo un pochettino qui. Andiamo a vedere che altro. Forse queste sono troppe, ma è uscita comunque la ruota della fortuna. Le guardo lo stesso. Ruota della fortuna, 9 di bastoni, 8 di spade, 4 di bastoni, 6 di coppe e regina di pentacoli. Erano comunque belle, ma andiamo a vedere solo altre due carte per il Sagittario. Abbiamo il Papa al contrario. Papa al contrario e Imperatore. Imperatore. Allora, quello che sento con adesso lo capisco. Se non è il discorso del creare una famiglia con un figlio, anche se lo vedo perché c'è il 6 di coppe, qui per voi, per molti di voi, si tratta di passare alla fase successiva, di magari andare a convivere, di sposarvi, di fare qualche cosa di concreto insieme. Cioè il Papa al contrario mi parla di quello che normalmente è il matrimonio, però in questo caso si parla di un riconoscimento se, magari non volete proprio sposarvi, in assoluto nella vostra vita, si tratta di portare alla luce del sole quello che in realtà è una relazione molto stabile, perché avete la carta dell'imperatore, quindi si va verso la stabilità, verso la concretezza, verso quello che è, conquistato. Ormai non dico scontato, però conquistato, perché comunque l'imperatore è una persona che va alla conquista, che ha creato un suo impero proprio conquistando le terre degli altri. Sì, è proprio dal senso di concretezza, di aver raggiunto un risultato. Però ecco, tanto amore, il 2 di coppe, lo sento molto forte. Qui comunque avevate anche la carta degli amanti. Però ecco, non si va ancora al passo successivo, si concretizza ma non si ufficializza, mettiamola così. Bene, per le persone che sono in una relazione diversa, ovvero a distanza, clandestina o ehm, scusate, in separazione. Ancora 3 carte per piacere, grazie. 3 di spade, regina di coppe, abbiamo l'imperatore un'altra volta, quindi per la terza volta, e 9 di spade. Ecco, per questo gruppo di persone sento che comunque c'è ancora questo 3 di spade, o probabilmente c'è stato, perché io lo ricollegherei, scusate, alla carta della torre. E guardate, in realtà anche per voi si va verso un periodo migliore, perché comunque c'è regina di coppe e imperatore, che potreste essere comunque voi due. E il 9 di spade mi parla della fine di una sofferenza. Il 9 di spade rappresenta quello che sono, che è il risveglio da un incubo, quindi ci si sta avviando verso il 10 di spade, verso la fine della sofferenza, verso la conclusione del ciclo, che è il ciclo del 3 di spade, questo ciclo di sofferenza che vediamo qui, che può essere un tradimento, può essere stata anche solo una bugia o il fatto di, non lo so, non aver montato la lampadina entro i tempi pattuiti, qualcosa che ha dato fastidio, ecco.
Però comunque il 9 di spade va verso quello che è il 10 di spade, che è il compimento, la conclusione appunto di quello che è la sofferenza che ha portato a questo 3 di spade. Bene, andiamo a vedere ancora una carta da parte degli angeli del cuore. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con le iscrizioni, con i commenti, le condivisioni. Grazie davvero a tutti, è importante per me. Ok, grazie. Wow, luna di miele, godi con gioia del tempo trascorso insieme in vacanza. Sinceramente non vedo molte carte di viaggio, so che siamo in periodo, però diciamo godetevi il tempo che trascorrete insieme, anche solo se a prendervi un caffè al bar. E poi abbiamo torna ad essere libero. Qui avevamo la carta dell'indipendenza, è il momento di riprendere il controllo della tua vita. Quindi c'è qualcuno qui che si sta risvegliando da questo momento torre. Ancora le cose qui sono un po' torbide, io direi verso l'inizio di giugno così, ma se andiamo verso più, diciamo, andiamo verso la metà mese e più vedo che le cose migliorano. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!